Ciao a tutti ragazzi, buonasera, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a spoilerarvi due carte dell'ottavo set, ormai siamo arrivati, di Keyforge, ovvero Ember Skies, e ne abbiamo due, una è un upgrade, una di una vecchia casa, mentre abbiamo un'azione della nuova casata. Esatto, ma prima di partire un piccolo annuncio, che tanto piccolo non è, Esatto. che riguarda il Voltour. È ufficiale che come AZ organizzeremo anche per questo 2024 il Voltour a Firenze, e le date sono 13, 14 e 15, il weekend, andiamo a ricontrollare. Esatto, 13, 14, 15 di settembre, ovvero il venerdì, il sabato e la domenica, che ospiteranno sarà il diverso rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso il Sealed era, diciamo, For fun, mentre quest'anno sarà un torneo vero e proprio come gli altri due formati, con gli stessi premi degli altri due e dà giorni, anche accesso al mondiale. E questo più o meno l'avevamo già detto nei vari social, mentre diciamo in anteprima per questo video che faremo anche il nazionale, quindi il National Championship italiano, e sarà due settimane dopo, esatto, quindi 28 e 29 di settembre. Abbiamo scelto di farlo su 2 giorni invece su 3 per non appesantire troppo, specie chi viene da lontano. La scelta è stata dettata anche dalle esigenze di Ghost Galaxy, che ringraziamo, perché appunto sappiamo che inizio novembre c'è il mondiale, e quindi non volevano che a ottobre dovesse esserci ancora gente che doveva conquistare, diciamo, la finestra. L'abbiamo molto attaccati anche per il fatto che non c'avevamo altro spazio per farlo. Poi i dettagli e le aperture delle iscrizioni le comunicheremo in un video successivo, una volta che l'avremo definiti al 100%. Ma adesso direi di andare a parlare di queste due carte. Sigla. Eccoci qua. Vai. Allora, partiamo. Abbiamo questa miglioria, Requisition Writ, che recita: questa creatura guadagna dopo il raccolto, paga al tuo avversario un'ambra, se lo fai prendi il controllo di una creatura nemica. Esatto, bisogna far vedere anche appare a schermo. La prima cosa da notare forse è che è una rara speciale questa. Sì, verrà accompagnata solamente da qualcosa, con qualcosa che forse entra pronto, oppure che ripristina, perché così e basta. Se non fosse rara speciale sarebbe una cartaccia. Ma perché non ha neanche l'ambra. Non ha l'ambra, quella è una cosa fondamentale. E poi ha il problema che è lenta, è molto lenta. Devi pagare poi uno. Gli devi dare, ti ruba uno praticamente l'avversario. Sì. Prendi il controllo di una creatura nemica che non è detto che sia della casa attiva. Devi raccogliere, quindi insomma. Domanda: ma se la dai all'avversario vale lo stesso, no? Te questo la puoi assegnare anche a una creatura avversaria. Sì, però. E magari togli anche perché è obbligatorio, cioè se c'hai un'ambra la devi dare. Non è che puoi scegliere di farlo. Esatto, quindi può essere usata anche difensivamente, potenzialmente. Se te magari hai poco a bordo, hai creature di case differenti da quelle dell'avversario. Però, diciamo, è detto così come ora, insomma, sembra non molto forte, ecco. No, tier C. Sei bravo, sei generoso. Bisogna vedere. A meno che non si porti dietro qualcosa di forte, che ripristini. Esatto, che entra pronto, che ripristina. Che comunque con un raccolto fa anche qualche cosa. Perché così anche a guardarla dall'artwork c'è questo tomo, come se ci fosse dietro un bibliotecario, come se ci fosse uno studioso che magari appunto riesce a sfruttare al massimo questa casomai c'è qualche abilità. effetto con le creature, se prendi controllo fa qualcosa. Perché si è visto tante volte una miglioria insieme a una creatura. Sì, c'era le werewolf. Sì, quello dei selvaggi. Esatto. Che anche lì insomma non è che facessero impazzire in coppia. Però. Perché ad esempio è raro che ci sia un upgrade insieme a un'azione, cioè non è mai successo. No. Che vengano accoppiate, è strano. L'upgrade viene con una creatura spesso. Sì, quindi è quello. Ci possiamo aspettare magari questo bibliotecario, e fateci sapere anzi nei commenti cosa potrebbe accompagnare questa carta secondo voi. Perché a vederla così di per sé non è il top. Tier proprio tier basso, basi. Che se le vedi insomma. Ok, prima di spoilerare la seconda, invitiamo tutti quanti a seguire la campagna di GameFound, che in questo momento è aperta, è attiva per appunto questo set Ember Skies. Abbiamo fatto un video precedentemente sul canale
lo trovate in descrizione oppure cercandolo nei video recenti, dove facciamo un confronto con... È partita anche bene ieri, eh? È partita bomba, ha superato i 100.000 in pochissime ore, un po', sì. e ha raggiunto l'obiettivo dei 50.000 in 16 minuti e mezzo, Meglio di... che è meglio di quella prima, e come ha detto quel tipo su quella gruppo di Facebook, che qualcuno leggerà come un segnale negativo. Esatto. Quindi, la gente trova un motivo per criticare sempre, quindi ci sarà qualcuno che anche questa cosa la criticherà. Esatto. È stato più veloce, non va bene, non va bene troppo. E quindi insomma seguite la campagna, perché secondo me ormai si sono stabilizzati bene con i tempi di spedizione, Sì, con l'ultima è andata molto bene, anzi è andata prima, è arrivata prima del previsto, quindi esatto. Ormai la sua dimensione secondo me anche Ghost Galaxy l'ha raggiunta, ha capito cosa può fare, cosa non può fare, e quindi esatto, è in una situazione di sostenibilità, secondo me, di stabilità. Sì. Beh, passiamo Secondo. alla carta nuova, Allora, che è questa bella vai, blu. tua. Un'azione con l'ambra sopra. Qui già. si comincia, viene fuori un po' gli effetti. Avevamo visto in Wars Collide, quando c'era l'anomalia, che c'era il barone rosso, se non mi sbaglio, che aveva un effetto con la chiave rossa. Se aveva fatto la chiave l'avversario rosso, se te l'avevi fatta rossa, facevano degli effetti diversi. Qui funziona allo stesso modo, quindi ci sarà tante di queste carte della casa nuova che andranno a influenzare il gioco in base a quale colore della chiave vai a forgiare. È un po' la meccanica caratteristica. Esatto. Allora, se la tua chiave gialla è forgiata, una creatura amica cattura 2. Se l'avversario invece ha forgiato la chiave gialla, rubi 1. Ora, le puoi fare anche entrambe. Le puoi fare anche entrambe, è quello che stavo dicendo. Se tutte e due le chiavi gialle sono forgiate, fai un'ambra, catturi 2 e rubi 1. Insomma, che è forte, che può essere forte. Questo safe port, tra l'altro nell'artwork di questa nave molto appunto tematica con Ember Skies, piace. Tra l'altro è l'artwork che hanno usato nella campagna, in una delle pagine campagna Game Foundry. Secondo me è molto carino, ti dà anche questa idea appunto di posto, di centro di scambio. Abbiamo qui un mercante che sì, è carino, è bellino, un mercante di Equidon che lo stile di questa casa sembra a me piace molto di più anche rispetto a me lo stile zombie, fantasmi non mi fa impazzire, mentre questo mi piace molto di più. Questa sembra molto più forte rispetto a quell'altra. È una comune? Non è così rotta, perché comunque basta che lo sai, se uno c'ha queste carte basta non forgiare la chiave gialla e comunque non ti ruba mai uno, massimo cattura 2, e di carte con l'ambra e catturano 2 ce ne sono tante, diciamo. Certo, che catturano anche più di 2. Esatto, quindi. Però c'è anche da dire che essendo la meccanica fondante di questo set, ci sa che ci siano tante carte all'interno del stesso mazzo che vanno a interagire con chiavi di colori differenti. E quindi casomai uno dice aspetta, che forge, perché cos'è che non voglio fare, e quindi bisogna capire un po' cosa ci sarà. Bisognerà controllare cosa è passato, ricordarsi cosa c'ha l'altro in mano, quindi aumenta, se vogliamo, il numero di scelte che uno può fare nella partita, e come abbiamo sempre detto anche in video passati, più scelte ci sono da fare, più il gioco è skill based, e quindi sì, perché comunque prima le chiavi forgiavi a caso, cioè quando giocavi anche su online indifferente. Invece qui ci sarà una cosa in più da dover. E peraltro una delle cose fighe di questa campagna di GameFound è la chiave speciale in metallo che hanno fatto, che è fondamentalmente un'unica chiave appunto in metallo con un meccanismo, non ho capito bene come funziona, sì, che però che ti rivela i 3 colori, e quindi è molto bellina. È molto bella anche a tema, secondo me, appunto, proprio il momento in cui il colore della chiave diventa determinante, avere questo oggetto insomma, vedere cosa invece del 500° tappetino, che dopo un po' uno ce n'ha abbastanza. Quindi anche di questo safe port, che così a occhio un tier A, forse? Sì, diciamo andiamo su B, dai. B alto. B alto. Te sei di manica corta, però se le fai tutte e due, ambra, catturi 2, rubi 1. Dipende. B alto. Questa C basso e quello B alto. C alto, insomma, fate sapere qui sotto nei commenti. Poi prima o poi arriverà anche la parte 2 delle tier list. Quando arriverà il monta. Quando il monta sarà incomodo, e poi anche noi non è che siamo messi bene. No, però insomma. E quindi ragazzi, queste erano le 2 carte. Ringraziamo Ghost Galaxy per l'occasione. Vi ricordiamo del Vault Tour di nuovo il 13, 14 e 15 di settembre. Sarà nella stessa location del 2023, ovvero a Firenze, al circolo SMS di Peretola, mentre il nazionale, con ogni probabilità, lo faremo al nostro negozio, esatto, il nostro nuovo negozio, nella nuova sede di AZ, dove ci insedieremo da giugno,
e quindi ci avrà più o meno una capienza, una quarantina No, di 40 posti, persone, 40-45, mentre il nazionale ha 128 posti come Sì. cap imposto da Il Cos Volturre. Galaxy. Il Volturre, sì. Il Volturre 128 posti. Quindi, grazie per aver seguito il video fino a qua. Grazie a tutti. Questa volta non la facciamo in inglese, ma vi siete Bene, goduti meglio, i sottotitoli. meglio, no, c'è sottotitoli, anche perché E senza quindi, monta era senza monta era un complicato. beato. Grazie ragazzi. Ciao a Alla tutti. prossima. Ciao ciao ciao.